Hai sentito? Stanno per chiudere tutti gli allevamenti d'Europa. Come? Non hai sentito questa notizia? Adesso ti spiego perché. L'ex eurodeputata Esther Erran ha dichiarato che se End Slaughterage avrà successo, il prezzo del manzo, maiale, coniglio, pollo e uova sarà proibitivo e molte famiglie smetteranno di consumare animali. E ancora, il parlamentare polacco Jan Jardonowski ha detto che End Slaughterage è una minaccia eccezionalmente importante per la produzione di alimenti di origine animale. Questi e altri politici di rilievo in tutta Europa si sono scagliati contro l'iniziativa End Slaughterage, approvata dalla Commissione europea lo scorso 27 aprile e partita ufficialmente lo scorso 5 giugno. Un'iniziativa che ha come obiettivo togliere i sussidi dall'industria animale per spostarli alla produzione etica, quindi a base vegetale e l'agricoltura cellulare, come la sempre più famosa carne coltivata. È interessante vedere come i politici in tutta Europa stiano tremando di fronte a questa iniziativa rivoluzionaria, ma è ancora più interessante vedere che nessuno dei media principali ha osato minimamente parlarne. Come mai? Vedete, se parliamo di un'iniziativa volta ad abolire le pellicce, allora siamo tutti d'accordo, ma un'iniziativa che andrebbe a far chiudere tutti gli allevamenti d'Europa in favore di prodotti più etici ed ecologici, evidentemente tocca degli interessi molto potenti. Ora, qualcuno potrebbe pensare che questi giornalisti non hanno saputo di questa iniziativa, ma in realtà noi negli ultimi tempi abbiamo contattato tutti i giornali principali, ma purtroppo puntualmente si è ripetuto lo stesso copione tutte le volte. Il giornalista all'inizio è felice e ci ringrazia per la notizia, noi ringraziamo a nostra volta, ma dopo qualche giorno tutti i giornalisti ci riscrivono dicendo che loro avevano scritto l'articolo ma che l'editore purtroppo non ha voluto pubblicarlo. Questa censura totale ci rattrista, soprattutto alla luce delle considerazioni fatte da politici di rilievo in tutta Europa e soprattutto anche per la disinformazione che viene fatta costantemente dai giornali e i media principali italiani sulla carne coltivata. È un tema che in realtà viene considerato interessante, ma apparentemente sembra giusto parlarne solo in una direzione contraria, spesso basandosi su dati completamente falsi o manipolati portati direttamente dalle lobby della carne, ma di questo parleremo in un altro video. Voglio concludere questo video chiedendovi di sostituire i media che ci stanno censurando e aiutarci voi a fare informazione su questa notizia attraverso il passaparola e le condivisioni. Gli allevamenti in Europa chiuderanno per sempre e questo sarà possibile grazie a voi.